Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Il titolo di oggi pone un quesito davvero forte. Perdere il lavoro ti spinge al crimine? Ci si potrebbe chiedere se esista davvero un legame diretto e tangibile. Ebbene, oggi non faremo supposizioni, ma esploreremo le risposte contenute in un affascinante studio del 2022, pubblicato sulla celebre rivista Econometrica. Analizzeremo un'enorme mole di dati reali per scoprire le complesse dinamiche tra occupazione e comportamento umano, focalizzandoci su un caso di studio vastissimo, il Brasile. Nessuna teoria accampata in aria, solo l'evidenza dei fatti. Iniziamo subito. Ok, entriamo subito nel vivo e diamo un'occhiata a questo grafico. Ci mostra il quadro generale del Brasile dal 1991 al 2017 e balza subito all'occhio una chiara, fortissima correlazione a livello macroeconomico. Guardando la linea arancione dell'occupazione, si nota che ogni volta che scende, la linea verde, che rappresenta il tasso di omicidi, fa un balzo verso l'alto. Per capirci meglio, in questo periodo, a fronte di un calo dell'occupazione del 16%, ha corrisposto un impressionante aumento degli omicidi del 62%. È un punto di partenza pazzesco, ma come sappiamo bene, una correlazione non significa per forza causalità. Dobbiamo scavare molto più a fondo. Esatto, proprio per separare una semplice coincidenza statistica da una vera e propria relazione di causa-effetto, i ricercatori hanno avuto un'idea geniale. Hanno deciso di isolare unicamente i licenziamenti di massa. Perché proprio quelli? Beh, in economia un licenziamento di massa rappresenta quello che viene definito uno shock esogeno. Immaginiamo un'azienda che improvvisamente taglia più di un terzo della sua forza lavoro. Possiamo essere praticamente certi che quei posti di lavoro sono saltati a causa di una fluttuazione di mercato o di una crisi aziendale, non perché il singolo dipendente ha iniziato a comportarsi male, giusto? In questo modo si elimina alla radice il dubbio che il licenziamento sia causato dall'inclinazione criminale pregressa di una persona e possiamo isolare in modo chirurgico l'impatto della disoccupazione. E preparatevi perché i risultati di questo isolamento statistico sono a dir poco scioccanti. I dati ci dicono che la probabilità di commettere un crimine aumenta in media del 23% per i lavoratori che subiscono un licenziamento. Un balzo del 23%! Stiamo parlando di un aumento di quasi un quarto rispetto al comportamento abituale, registrato nell'anno successivo alla perdita del lavoro. E la cosa ancora più impressionante è che questo tasso si mantiene alto e stabile fino a ben 4 anni dopo il licenziamento. Non si tratta di un colpo di testa momentaneo, è un cambiamento prolungato e radicato nel comportamento di chi si trova improvvisamente disoccupato. Ora, la cosa davvero interessante di questa slide è capire di che tipo di crimini stiamo parlando. Scomponendo l'effetto totale, vediamo che non tutti i reati aumentano allo stesso modo. Come forse era prevedibile, i crimini con una fortissima motivazione economica come furti, rapine o traffico di droga schizzano alle stelle con un incredibile più 43%, con le sole rapine che registrano un folle più 91%. Ma attenzione, perché non è solo questione di cercare disperatamente contanti, anche i crimini violenti subiscono un rialzo del 17%, inclusi gli omicidi, che segnano un inquietante più 32%. Questa estensione degli effetti ci obbliga a guardare oltre la semplice necessità economica. Infatti, c'è un dettaglio fondamentale che salta fuori dai dati. Viene documentato un aumento generalizzato anche in tutti quei reati che hanno letteralmente zero motivazioni economiche. Parliamo di vandalismo, danni alla proprietà privata, gravi violazioni del codice della strada o persino risse, offese e diffamazioni. Vedere impennarsi queste specifiche categorie ci regala un primissimo e cruciale indizio. L'enorme stress psicologico e il trauma emotivo giocano un ruolo colossale, operando in parallelo alla perdita del reddito. La mente umana, sottoposta a una pressione emotiva così feroce, reagisce in modi disperati e autodistruttivi per la società. E purtroppo le conseguenze di questa pressione non si fermano al diretto interessato. Esiste un tragico effetto di ricaduta, un vero e proprio effetto domino sul nucleo familiare. I numeri ci svelano che la probabilità di un'accusa penale aumenta di un preoccupante 18%, persino per i figli conviventi dei lavoratori licenziati. 18%! È come se la tensione, le difficoltà finanziarie e la paura vissute dal genitore si infiltrassero tra le mura domestiche, logorando l'ambiente al punto da spingere anche le generazioni più giovani verso l'illegalità. Arrivati a questo punto, sfruttando algoritmi avanzatissimi, lo studio è riuscito a costruire un identikit precisissimo delle persone maggiormente a rischio. I ricercatori ci guidano attraverso i dati, mostrandoci che le pendenze più ripide e quindi i rischi più alti in assoluto si concentrano attorno a due variabili cardine, l'età e l'anzianità lavorativa.
Questo ci permette di zoomare e vedere chi subisce l'impatto più devastante del trauma, al di là delle semplici medie generali. In sintesi, i giovani lavoratori che hanno all'attivo solo una manciata di mesi di anzianità in azienda sono statisticamente nella fascia colpita più duramente. Ma sapete qual è la parte davvero sorprendente? Questo picco si verifica in modo del tutto indipendente dal livello di istruzione di base o dalla ricchezza della zona in cui si vive. In un paese vastissimo e disomogeneo come il Brasile, non fa molta differenza se il tasso di criminalità locale è basso o se si ha una buona istruzione. L'incrocio esplosivo rimane sempre quello tra l'essere giovani e l'avere una posizione lavorativa appena avviata. Ottimo, ma giunti a questa fase dell'analisi, abbiamo un mistero bello e buono da risolvere. Qual è la scintilla originaria? Perché accade tutto questo? L'aumento dei crimini si verifica semplicemente perché, ritrovandosi disoccupate, le persone hanno improvvisamente giornate vuote e troppo tempo libero per cacciarsi nei guai? Oppure la ragione è brutalmente materiale, ovvero che le persone sono disposte a tutto perché non hanno il denaro contante necessario per arrivare a fine mese? E questo illustra magnificamente il grande dibattito teorico che affascina gli studiosi da decenni, contrapponendo due visioni nette. Da un lato c'è l'ipotesi dell'abbondanza di tempo libero, nota anche come effetto di incapacitazione. In parole povere, timbrare il cartellino per 8 ore ti tiene occupato e lontano dai pasticci. Dall'altra parte troviamo l'ipotesi del vincolo di liquidità, cioè la pura e cruda disperazione causata dal non avere soldi in tasca per far fronte ai bisogni primari. Quale di queste due potenti forze spinge davvero un individuo oltre la linea della legalità? Per scoprirlo in modo inequivocabile, i ricercatori hanno scovato un esperimento naturale letteralmente perfetto. In Brasile esiste una regola istituzionale rigidissima. Per avere diritto ai sussidi di disoccupazione, devono essere passati esattamente 16 mesi dal tuo licenziamento precedente. Insomma, se perdi il lavoro a 15 mesi, non ricevi un centesimo, mentre chi lo perde appena scocca il 16° mese può ricevere fino a 5 mesi di stipendio assicurato. Questa soglia temporale millimetrica ci regala la rara possibilità di confrontare due gruppi di persone statisticamente identiche, che si differenziano per un solo, vitale elemento, l'accesso istantaneo ai contanti. E, rullo di tamburi, i dati parlano chiarissimo. I lavoratori fortunati, che risultano idonei a ricevere il sussidio, registrano una drastica riduzione dei tassi di criminalità nei primi 6 mesi, un crollo del 21% se confrontati con chi ha mancato i requisiti per un soffio di giorni. Questo numero è una pietra miliare. 21%. Significa che fornire una rete di sicurezza, un po' di respiro finanziario, spegne all'istante una fetta enorme della criminalità innescata dalla perdita del posto di lavoro. Quindi, il punto cruciale è racchiuso esattamente in questa deduzione formidabile dello studio. L'idoneità ai sussidi di disoccupazione compensa quasi completamente il potenziale aumento della criminalità. Ed ecco svelato il nostro mistero. Caso chiuso. I dati provano che lavoratori sussidiati ci mettono persino più tempo a trovare un nuovo impiego e quindi paradossalmente godono di una valanga di tempo libero in più. Eppure commettono molti meno crimini. Questo scardina del tutto l'idea che a generare illegalità sia l'eccesso di ozio. La vera micia, senza ombra di dubbio, è l'assenza improvvisa di denaro. Avviandoci alla conclusione della nostra indagine, possiamo finalmente puntare il dito contro i veri colpevoli. I motori reali del crimine post-licenziamento sono due. Il primo è il severo e immediato vincolo di liquidità, quell'incubo angosciante di non potersi permettere il minimo indispensabile per vivere. Il secondo, che agisce simultaneamente, è l'impatto devastante dello stress psicologico e del senso di fallimento. Non è certo il troppo tempo libero a fare danni, ma un cocktail esplosivo di disperazione economica unita al crollo dell'identità personale. Ma c'è un'ultima provocatoria riflessione con cui dobbiamo chiudere questa analisi. Cosa accade alla mente umana e al tessuto delle nostre città quando questo supporto vitale si interrompe all'improvviso? I ricercatori fanno notare una realtà oggettiva che fa venire i brividi. L'effetto protettivo dei sussidi svanisce nel momento esatto in cui i pagamenti finiscono. Il crimine torna a salire violentemente proprio in quel mese fatidico in cui si chiudono i rubinetti dell'assistenza. È un dato che ci obbliga a riflettere a fondo sull'estrema fragilità delle nostre reti di protezione sociale, perché quando una società smette di sostenere chi cade in un baratto improvviso, le ripercussioni finiscono inevitabilmente per colpire tutti quanti. Alla prossima analisi.